Ci ritroviamo con accidenti e alterazioni. Proseguiamo il discorso, arricchiamo le informazioni. Nel precedente video ci eravamo soffermati maggiormente sulle alterazioni momentanee, sempre da un punto di vista di conoscenza ed ascolto. Oggi puntiamo l'attenzione su quelle fisse, in chiave. Riprendiamo quindi il discorso. Le alterazioni fisse indicano la scala, la tonalità di un brano. Quindi un compositore, quando sceglie, scrive, e quindi l'esecutore, quando legge, vede dopo la chiave di violino o di basso o le chiavi che gli servono, delle alterazioni posizionate proprio sempre a capo. E queste vi indicano proprio la modifica necessaria a determinate note per far sì che i rapporti tra le note siano quelli corretti e che creino ovviamente poi l'effetto perfetto, scorrevole di quella che è la melodia. E fin qui è chiaro. Di conseguenza, torniamo a quella domanda che abbiamo già posto. Ma io me ne accorgo di queste alterazioni, io che ascolto un brano? È ovvio che no, perché se tutto è fatto, scritto ed eseguito nella maniera corretta, il tutto procede in modo che le mie orecchie avvertano il procedere perfetto dell'esecuzione della melodia, dello scorrere della melodia. Me ne posso accorgere se avviene qualcosa di sbagliato, un errore. Se io non eseguo un'alterazione, ecco, chi ascolta se ne accorge, ma se ne accorge in maniera sgradevole. Facciamo un esempio. Se io vi eseguo alla tastiera la melodia iniziale dell'Inno alla gioia in Fa maggiore, vuol dire che per essere in Fa maggiore devo eseguire sempre il Si alterato, il Si bemolle, per far sì che i rapporti corrispondano e permettano di sentire la melodia dell'Inno alla gioia. Ve lo faccio sentire. Eccetera, eccetera. Ecco, facciamo l'esempio come abbiamo detto. E se mi scappa l'errore? Allora, questo sì che è una pugnalata nello stomaco. Questo se ne accorge chiunque, ascoltando. Se invece il tutto procede in maniera corretta, nessuno se ne accorge. Quindi, alterazioni fisse, in questo modo non ci si accorge che ci sono. Ma, come per le alterazioni momentanee, se crea un effetto particolare, ecco che l'ascoltatore, chi ascolta, se ne può accorgere. Sto parlando della modulazione. Cromatismo, modulazione. Allora, molti di voi avranno già pensato a un compositore che ne fa un uso abbondante. Se non l'avete già percepito, ve lo suggerisco. Wagner. Allora, cromatismo, quell'effetto che abbiamo sentito abbondantemente in quel brano di Chopin, lo studio opera 10 numero 2, viene molto utilizzato anche in Wagner e viene utilizzata anche abbondantemente la modulazione, anzi la modulazione più improvvisa. Allora, ritorniamo sul concetto. Che cos'è la modulazione? La modulazione è il cambiare tonalità, il cambiare scala. Per dirla semplice, il cambiare le alterazioni in chiave. Da un certo punto passare a un'altra scala. Questo è presente in tantissimi brani, non solo in Wagner. Però dipende da come io porto questa modulazione alle orecchie di chi ascolta. Se ve la preparo la modulazione, se ve la rendo morbida in un susseguirsi di passaggi molto delicati ma che viaggiano per magari scale relative che hanno delle assonanze con quella principale, ecco che, come ho detto prima, per altre cose l'orecchio non se ne accorge, percepisce un passaggio naturale, quindi una modulazione avviene ma in maniera assolutamente scorrevole e tranquilla. Se la modulazione è improvvisa,
ecco che io me ne posso accorgere, perché ricevo, da un punto di vista delle orecchie, quindi della percezione totale, una sferzata, quasi uno schiaffo, ma non negativo, non come l'errore prima che vi ho fatto, che quello è sì uno schiaffo, ma fa male. Questa invece è proprio una sferzata di energia. E Wagner usa molto spesso questa modulazione non preparata per darvi questa scossa, per farvene accorgere volutamente. Spesso abbina anche il cromatismo e per noi è perfetto. Adesso, cosa possiamo fare? Cerchiamo di capire di più attraverso proprio la visione e l'ascolto. Io vi vorrei far vedere proprio una parte dello spartito di un pezzo di Wagner. È ovvio che è più facile ascoltare e vedere brani conosciuti, e direi che il brano che vi prendo come esempio, La cavalcata delle Valchirie, non si può dire che non sia conosciuto. Lo spartito che vi prendo per analizzare proprio questi punti è lo spartito semplificato. Mettervi la partitura per orchestra crea piuttosto dei problemi anche visivi, perché sono questa sovrapposizione di pentagrammi per tutti gli strumenti e ci si perde un po'. Questa è proprio la trascrizione per pianoforte, che vi riporta proprio il tema, quindi vi ritrovate lo stesso. E il punto che vi faccio vedere, che adesso vedete come esempio, è la preparazione alla modulazione. Vi ho messo in evidenza in rosso quelli che sono i cromatismi preparatori, i passaggi cromatici discendenti, questo effetto di scaletina tipo oggetto che cade dall'alto, tipico di Wagner, e quei passaggi, questi due cromatismi, come vi ho detto, che vi danno la preparazione poi alla modulazione. La modulazione ve l'ho evidenziata con un colore blu proprio per distinguerla dall'effetto cromatico. Vi ho messo anche in evidenza le alterazioni che cambiano in chiave. Prima ne abbiamo due, sono 2 diesis in chiave e poi diventano 5. Allora, qui avete l'immagine come ripassino iniziale, o perlomeno preparatorio più che ripasso. Adesso vi lascio proprio all'animazione, alla visione di questo pezzetto breve dello spartito con l'ascolto di questo momento della cavalcata delle Valchirie, così afferrerete maggiormente quelli che sono gli effetti cromatici che avete già sentito ripassate e poi questo salto nel momento in cui c'è la modulazione. A voi. Esempio fatto, percepito e visto la modulazione. E allora, come per il cromatismo abbiamo ascoltato e ci siamo riempiti le orecchie di questi effetti, ascoltiamo tutta la cavalcata delle Valchirie. Adesso anche qui vi metto la schermata per vedervi questo video della cavalcata delle Valchirie, dove potete apprezzare in abbondanza i cromatismi, le modulazioni, insomma tutto quello che è l'effetto legato alle alterazioni che abbiamo visto insieme, ma sicuramente gustatevi anche il pezzo che, oltre a essere conosciuto, è ben eseguito. Avete i Berliner diretti da Barenboim che vi eseguono la cavalcata delle Valchirie di Richard Wagner dalla Valchiria. Alla prossima!